Il Dido ed Aeneas di Purcell è un'opera scritta in Inghilterra da Henry Purcell. È un'opera meravigliosa, brevissima, ma è una perla. Un capolavoro assoluto della musica inglese. È uno dei massimi capolavori del periodo barocco inglese, ma europeo alla fine. È un'ora e un quarto di musica, molto compatta, sulla storia dell'amore infelice di Didone ed Enea. Enea, profugo da Troia, arriva a Cartagine, ha una breve ma infelicissima storia d'amore con la regina di Cartagine, Didone. Gli dei sono contrari a questo legame. Enea è un uomo che non conosce bene il suo destino, gli viene rivelato addirittura un po' casualmente, perché tramite il trucco, l'inganno della strega e delle maghe, lui viene a sapere che dovrà partire nuovamente e andrà a fondare poi Roma. Il pensiero è stato quello di come allargare lo spazio della rappresentazione, quindi lavorare sullo spazio scenico, in modo da poter garantire la distanziazione agli interpreti, gli orchestrali, e coristi e cantanti. Si è optato per fare emergere la buca dell'orchestra e quindi avere l'orchestra dentro lo spazio scenico, quindi l'orchestra stessa è parte della rappresentazione. È un'orchestra, è un ensemble con strumenti anche particolari e quindi a questo a maggior ragione dà un senso, facilita questo aspetto spettacolare. Quest'ora e un quarto Purcell crea talmente una varietà infinita di colori musicali, usa tutti i mezzi a sua disposizione per creare un'ora e un quarto di una varietà tale e di un'enorme possibilità di interpretazione. Per esempio in questo caso un'importanza notevole avrà un elemento esterno alla partitura che è un percussionista. Che effetto fanno queste percussioni è dato da una partitura molto aperta, cioè è lasciato a noi scegliere che tipo di colore voler dare, ovviamente rispettando sempre molto precisamente quello che ha scritto il compositore. Quello che abbiamo scelto noi in questa versione è una presenza molto importante, suona molto spesso, che crea appunto una serie di colori orchestrali che non troviamo scritti nella partitura di Purcell, ma che è possibile aggiungere proprio perché è un'opera molto aperta. Queste sonorità mi sono state sempre familiari perché sin dall'inizio del mio percorso di studio di canto ho ascoltato un clavicembalo che suonava nella stanza accanto a quella in cui io facevo lezione. Poi effettivamente mi sono dedicata a un altro tipo di repertorio fin quando, frequentando un'accademia, mi hanno proposto un repertorio barocco. In questa vicenda così umana, così nobile anche se vogliamo, c'è l'intreccio amoroso con la regina Didone. Il ruolo di Didone l'ho preso subito molto a cuore, tant'è vero che l'aria finale l'ho messa nel mio repertorio immediatamente. Didone rappresenta tutto, è il mondo femminile, è il mondo nobile, è la stabilità politica, è la passione, e Enea si trova di fronte a questo vulcano in pieno che sta per eruttare. Nell'ultimo dialogo che hanno, che di fatto è una litigata prima della scena finale, in cui è Didone a cacciar via Enea, non è un orgoglio di donna ferita, ma è l'orgoglio di una regina, donna in Inghilterra, 100 anni dopo che Elisabetta la Grande aveva sconfitto la grandissima armata spagnola. All'interno dell'opera la scena per me più emozionante e più forte è quella finale di Enea. L'ultimo incontro con Didone, ma è il suo incontro con il destino, se vogliamo. Ma è la prima volta che la incontra musicalmente, dove c'è un duetto musicale vero e proprio. Ed è veramente la punta della piramide di quest'opera per me e il momento più intenso per il personaggio che interpreto. Di certo la parte più commovente e che comunque mi tocca maggiormente è sicuramente il finale. L'aria di Didone è bellissima, ma anche tutta la sezione con il successivo coro, con la coda orchestrale che chiude l'opera, è qualcosa davvero di meraviglioso. Anche l'edificio teatrale diventa
protagonista, la scenografia è data dal teatro stesso e questo è meraviglioso perché i nostri teatri sono dei capolavori, il rapporto con il pubblico cambia radicalmente, ovvero sia qui c'è un contatto diretto, quindi gli interpreti spesso e volentieri si rivolgeranno verso gli spettatori, per esempio il coro lo spingerò proprio a parlare al pubblico. Il coro è un vero e proprio personaggio in scena, può essere il coro dei cortigiani, può essere il coro dei marinai, può essere il coro dei spiriti, ma può essere anche un coro esterno che fa da commento o da amplificazione a quello che ha appena detto un personaggio. Lega tutto ciò che succede tra i personaggi. Questi teatri, questi edifici, anche questi sono un segno identitario della comunità europea. È un'opera che ho amato moltissimo da quando l'ho conosciuta, cioè nel 2014. Allora viene scelta Didone, una regina donna, proprio perché c'è anche un intento probabilmente encomiastico, celebrativo a 100 anni da questa grande sconfitta che nella storia inglese è di fatto l'atto fondativo dell'unione dei regni d'Inghilterra. Interpretavo la prima strega e il marinaio, che solitamente è un ruolo magari che fanno i tenori, ma in alcune versioni lo fanno anche i soprani. Ogni personaggio è caratterizzato in maniera molto chiara a livello musicale, alle sue tonalità, alle sue formule ritmiche. Che Enea è l'unico che si trova fuori da questo mondo musicale, come se fosse catapultato da un'altra dimensione. Quindi è un elemento che mi ha sempre affascinato in lui. Insomma, in un certo momento ci sarà quasi la danza, in certi altri momenti mimici. Delle melodie che rimangono anche molto in testa quando uno esce dal teatro, si continua a canticchiarle. Il testo, la musicalità del testo e l'immediatezza della scena, del momento. In questo Parcel è una summa estrema. E poi abbiamo il canto e poi abbiamo appunto anche il teatro di figura. Quindi un'ora intensa. E tutto qui.